Ok, siamo davanti al museo archeologico di Heraklion. Abbiamo parcheggiato la moto in un parcheggio improbabile, è stato difficile trovare parcheggio. Ma questa è l'entrata. Adesso andremo a vedere le bellezze Eraclee. Che non c'entra niente, però ora vedremo. Allora, il museo archeologico di Eraclio è diviso in due piani. Il piano terra, dove c'è la collezione delle sculture minoiche, e il primo piano dove abbiamo affreschi minoici, greci e una collezione romana. Com'è che so queste cose? Semplice, perché sono scritte qui sul cartello. I ritrovati minoici sono veramente rari. Noi abbiamo parlato sempre di 1700, 1600 prima di Cristo, però ovviamente è una civiltà che si è sviluppata nell'arco dei millenni. Adesso guardate questi manufatti qui. Sono antichi, addirittura fino al 4500 prima di Cristo. Abbiamo questi reperti che sono del Neolitico di Knossos. Guardate la lavorazione delle lamine di oro. Bellissimo. Molto bello. Oro che tra l'altro qui non doveva esserci, quindi probabilmente lo commerciavano già ai tempi dei tempi. Guardate che bella. Guardate questa riproduzione in miniatura della testa di un uomo. Una cosa particolare nei corredi funebri è proprio quello di creare un corredo vero e proprio come quelli dei tempi nostri. Vedete, questi sono dello stesso colore? Questo è un corredo funebre, questo è un altro. Quindi stessa trama, stesso materiale, non erano alla rinfusa. Quindi questo significava che comunque loro avevano anche una certa ricercatezza nel gusto, nell'estetica. Guarda Manuela, guarda qui. Ti ricorda qualcosa quella rappresentazione? Quello di Gobekli Tepe, ma anche no. Non c'entra niente a livello storico, però come l'uomo raffigurava se stesso, con le mani davanti, vedi le braccia, come a cingere la pancia, è qualcosa di similare effettivamente. Poi se lo metto sotto, assomiglia moltissimo al primo uomo del museo di Sanliurfa. Allora, il mito del toro. E... guardando la faccia di questi tori che sono fantastici, Sì. sembrano quelli dei cartoni animali, no? A dimostrazione del fatto che i commerci con l'Egitto erano particolarmente fiorenti, quello qua sopra era uno strumento che è nato in Egitto, una specie di tamburello, ecco, per modo di dire. Guardate che belle queste lavorazioni, sembrano fatte ieri. Intanto hanno più di 3000 anni. Lo abbiamo visitato ieri, ma adesso vi faccio vedere la rappresentazione del palazzo di Knossos, quello che abbiamo visto ieri. Guardate che bello. Deve essere qualcosa di spettacolare. Carina questa riproduzione perché ti dà modo di capire più o meno quello che deve essere tutta la costruzione. Spesso si vede su internet quando si parla di siti minoici. È il polipo, un simbolo minoico. Quindi abbiamo polipi, abbiamo delfini, pesci, uccelli. E ritorniamo alla simbologia minoica, ovvero il toro. Vedete che belle rappresentazioni torifiche. Ce ne sono di diversi generi, ma non come il toro catanese. Vi ricordate il periodo del toro catanese? Ecco. E questo è il famosissimo disco di Festos, che in teoria sarebbe dovuto essere la stella di Rosetta della cultura minoica, ovvero quello che gli archeologi pensavano fosse l'elemento di scrittura da tradurre per poter interpretare i segni dei minoici, cosa che purtroppo ancora non è stata perché ci sono varie interpretazioni su questo pezzo qua. Stanno cercando di capire quali simboli possano corrispondere a lettere e parole per poter dare una denominazione a quelle che sono le varie incisioni trovate. Perché come sapete i minoici non avevano la scrittura, avevano solo alcune simbologie rimaste ancora praticamente sconosciute. Ma chiediamo a un'esperta, amore, che ne pensa del disco di Festus? Questa è una cosa importantissima, tu lo sai. Certo, è figo che non siano riusciti ancora a capire. Per quello. E beh, questo fa parte ancora dei misteri insoluti dell'archeologia. È Però un mistero. presumono, proprio per dire qualcosa, secondo me, che potesse essere un inno. Allora, il problema è che se tu lo guardi, cioè ora ovviamente noi non siamo degli studiosi,
c'è una simbologia, perché ci sono dei simboli tipo sembra pane. Dice che ci sono dei simboli anche ripetuti. Esatto. Possono supporre che. Suppongono loro che sia un Allora, inno. io non credo che sia ornamentale. Magari è una canzone per bambini, pane, pane, vino, vino, c'è un fantasma nel cufino. C'è, c'è un fantasma. Sì, c'è una specie di È fantasma. il serpente che ti morde. E anche nel 1800 prima di Cristo usavano farsi le seghe. Ma guardate gli anni per pescare. La tecnica di pesca, cioè che noi tuttora usiamo, cioè noi usiamo gli ami come li usavano già migliaia di anni fa, è una cosa impressionante. Cioè il sistema è rimasto quello. Certo, chi deve aver inventato l'amo? Cioè deve essere un fottuto genio, deve essere stato un fottuto genio. Questo affresco è l'originale della copia presente al Palazzo di Cnosso attualmente. Rappresenta un toro e insomma delle persone che curano il toro e che lo cavalcano per fare giochi circensi. Guardate che bello. Mi impressiona il fatto che avevano una particolare cura per la rappresentazione dell'uomo. Mi impressiona ancora di più il fatto che non abbiano avuto la scrittura. Veramente un peccato. Tutto quello che sappiamo è tramandato attraverso i popoli che poi sono venuti ad occupare queste terre. Quindi tutto un tramandato verbale. E come non dare importanza alle armi che usavano i minoici? Non ci stupisce il fatto di trovare l'ascia con la doppia testa, che tra l'altro è raffigurata anche nel Palazzo di Knossos a più riprese. Abbiamo anche i gioielli che rappresentano questo simbolo di potenza e di sovranità. E qua abbiamo alcuni ritrovati, molto interessanti, conservati molto molto bene. Le lame, se guardate queste lame, guardate, a parte le punte ce ne sono alcune che sono conservate in maniera quasi perfetta, nonostante i millenni. Vedete questa rappresentazione qua? Queste sono delle rappresentazioni che hanno aiutato Sir Arthur Evans a immaginare come doveva essere il palazzo di Cnosso. Quindi tramite i disegni che sono stati trovati è stato possibile fare una raffigurazione. Ora vi faccio vedere anche un'altra cosa. Vedete questa iconografia? È un affresco di una danza. Alcune tecniche di disegno derivano direttamente da quelli che erano i popoli egiziani. Guardate gli occhi. Ieri ve l'avevamo già parlato quando eravamo a Cnosso. Dal palazzo di Knossos, queste sono le iconografie più importanti che sono state ritrovate, ovvero le dee dei serpenti. Guardate che bellezza, è una cosa impressionante. La qualità costruttiva di questi manufatti, veramente bellissima. Rappresentazione degli animali, come devono essere importanti gli animali, ma per tutte le civiltà che effettivamente noi siamo andati a recuperare nei vari musei. Gli animali rappresentano qualcosa del vissuto comune, della quotidianità, qualcosa di importante, perché senza animali l'uomo non avrebbe potuto mai estendere i propri territori, fare conquiste, creare forza nei campi. Quindi gli animali sono stati sempre molto molto sacri. Andando avanti al museo, le età dei reperti si fanno sempre più giovani, per modo di dire. Qui siamo più o meno nel 1400 prima di Cristo. Vediamo come le iconografie incominciano un pochino a cambiare, essere un pochino più precise e più ecco, oserei dire più greche, probabilmente anche dovuto al fatto sempre più stretti rapporti con i micenei. Ora andiamo a recuperare Manuela che sta guardando i Pandora. Amore, guardi Pandora? No, stavo guardando di questo gioiello, è così bello che lo metterei anche ora. Sì? Aspetta, Sì, vado guarda. toccato. Sì. Ehi, giovanotto! E guarda Quanto come costa? già l'uniformità, cioè da qui e da qui è perfettamente uguale. Quattro Sai che te pietre, lo vedo proprio oro. bene. Te lo vedo proprio bene addosso. Ora te lo compro, ok? Te Ok. lo compro? Aspetta che voglio. Oh! Io mi compro vai. quell'anello lì, vedi, così quando ti do a cazzotti nell'occhio ti fa Ok. male. Quando costa sto gioiello? Come ti chiami?
Quando si parla di epoca minoica, si parla in linea temporale di scrittura di linea A e linea B. La linea A è quella sconosciuta, di cui abbiamo detto già ampiamente. Poi esiste una linea B, che è più o meno dopo il 1400 prima di Cristo, più o meno. Dopo che praticamente vi fu un assorbimento o una conquista, già ho parlato di questa cosa, da parte dei Micenei, cominciano a comparire nei palazzi amministrativi iconografie e addirittura delle lettere greche che vediamo per esempio qui in queste tavolozze, di cui non se ne sono salvate tante, e quelle che si sono salvate, che sono state trovate al palazzo di Cnosso, praticamente sono state dimenticate nel palazzo, erano state messe da parte in quanto si erano bruciate per colpa di un grandissimo incendio praticamente. E queste sono le cose che piacciono a Manuela, ma qui andiamo su una... No, già questo non mi piaceva l'altro. Dice per l'altro, allora non te lo compro No, questo. non Ok? è mio gradimento. Allora niente, per questa volta niente, ok? Troppo dorato. Ecco, queste sono state trovate chiaramente in tombe. E molte famiglie facevano costruire dei gioielli per accompagnare il morto praticamente nell'aldilà. Non è detto che fossero stati usati in vita, attenzione. Guardate queste spade qui. Non so se i manici sono originali, ma io penso di sì, per essere esposti evidentemente sì. Che cazzo di... Ma porco zio. Guarda, te lascio qua. Anzi, ora ti infilo il catato. Tanto ci entri precisa, guarda. Così. Scegliene uno. Chiaramente questi sono, diciamo, sarcofagi. Ok? Qua dentro c'è uno. Questo è quello. Lì c'entra Manuele, quello piccolino, vedi? Pensate che lì c'erano persone. La doppia ascia, simbolo dei minoici. E da qui iniziano le sale degli affreschi. Ok? Ridi, eh? Post conquista greca, diciamo, ecco, micenea. E questi sono gli affreschi che sono stati trovati nel palazzo. E non era ridere, perché ne rompi i coglioni. Ok, No, va bene, ok, ok. ok. Guardate che bello. Che lavorazione, che... Visto qua? Sì, Alto rilievo? sì, è molto bello. Per forme femminili? C'è tova, da lì. Vedi? Non è che sono stati trovati così. Cioè, attenzione, il vero affresco, quella parte originale, è questa qui e questa qui. Poi, da quell'immagine, gli archeologi sono riusciti a ricavare il disegno. Ma guardiamo una femmina minoica, ok? Una femmina che passeggia... Mani. Esatto, una femmina che passeggia al museo, non porta zaino, non porta acqua, porta solo il suo cappellino e si lamenta pure e soprattutto mi critica per come faccio i video. Come facciamo noi a sapere tante cose dei minoici se non abbiamo fonti scritte da parte dei minoici? Bene, le abbiamo poi dai greci, che attraverso i resoconti verbali insomma, della gente che era rimasta di origine minoica, hanno potuto ricostruire alcune scene e raccontarcele creando il mito minoico, ovvero per esempio il mito di Minosse. Qui abbiamo per esempio una rappresentazione in questo vasetto qui di Teseo che sta uccidendo il Minotauro. Questo vasetto più o meno è del V secolo prima di Cristo, quindi già in epoca molto più recente rispetto alle ultime rappresentazioni dei minoici, quindi 1000 anni dopo. Manuela, Sì. sembra un tuo parente questo, Manuela. Oh. Sì. VII secolo prima di Cristo, lampade votive ad olio di chiara origine ellenica, e qui abbiamo dei reperti invece che risalgono e sono stati ritrovati alla città di Gortina, una città che spero di poter visitare nei prossimi giorni, che è a sud di Creta praticamente. Il museo di archeologia di Eraclio è veramente molto bello. Sono rimasto davvero molto colpito e se visiti il Cnosso o qualche altra città devi venire per forza a vedere i reperti, così completi quel cerchio che rimarrebbe comunque aperto senza la sua visita. Che ne pensi, Manuela? Hai ragione.
Ogni tanto, ho ragione anche ogni tanto, però ok. Beh, ora vediamo che fare. E ora siamo al Museo della Tecnologia. Non avevo mai considerato questo aspetto. No. Città antichissime come Antiochia, come Pergamo, Efeso. C'è un silenzio quasi tombale, non riesco a parlare. Ma c'è Emanuela. Allora, questo museo, il Museo della Tecnologia, ci sono alcune delle invenzioni che risalgono addirittura dai tempi di Pitagora. È un museo molto particolare, piccolino, e ci fa capire alcune delle tecnologie che sono state usate in ambito religioso, di guerra, eccetera. Per esempio, questo è il primo robot umano. Ora non ve lo so descrivere perché dovrei stare qua ore, però effettivamente questo è il primo robot umano, quindi una figura che attraverso la tecnologia dell'idraulica riusciva a compiere dei movimenti quasi umani. Chiaramente la guerra ha ispirato tanta tecnologia. Questo qui per esempio è il telegrafo idraulico di Atene nel IV secolo prima di Cristo. Vediamo che ci sono due promontori qua e attraverso poi la visione di probabilmente c'erano qui dei messaggi. Tra un promotore e l'altro era possibile leggere dei messaggi, che ne so, tipo ora sono scritti in greco, non riesco a capire, però. Ah, eccoli qua, c'è la traduzione. Tipo procedere senza attaccare, fanteria nemico in arrivo, nemico battuto, nemico in arrivo. È molto carino, molto carino. Questa è un'invenzione di Archimede, io neanche lo sapevo, Archimede, che insomma, grande siciliano. Come sappiamo, vero Emanuela? Nel III secolo prima di Cristo essere l'odometro, ovvero lo strumento che serviva per misurare le distanze da un punto all'altro. Quando vediamo la scritta Odo sul contachilometri, vuol dire odometro, quindi il contachilometri, il contadistanza. E chi l'ha inventato? Un siciliano, un greco, Archimedes. Tornio, questo è un antico tornio. Il principio è sempre lo stesso, al centro l'elemento da lavorare e le punte laterali. E attraverso quel legno lì con la corda si creava il movimento. Ovviamente tutto ciò si andava a ripercuotere anche dal punto di vista della tecnologia medica, che è stata comunque spinta dalla tecnologia militare, quindi l'esigenza di avere una tecnologia medica sul campo è sempre stato il cruccio delle antiche civiltà, quindi più era facile recuperare un soldato e più uomini si avevano a disposizione per le battaglie successive. Allora, ne abbiamo visto decine di teatri, Aspendos, Efeso, eccetera, eccetera, eccetera. Non sapevo, per esempio, che all'interno dei teatri era possibile avere delle automazioni, tipo dei teatrini. Quindi, come scenografia, creavano questi teatrini con delle automazioni. Qua abbiamo per esempio un orologio idraulico che è stato inventato nel III secolo prima di Cristo. È un miracolo di tecnologia, ovvero attraverso un sistema idraulico, attraverso dei calcoli matematici, riempendosi di acqua in un tempo previsto, tipo una clessidra, questo perno si alzava e faceva alzare l'omino qua con la lancetta per dirti l'ora. È pazzesco. La vita senza fine. Ma questo mi ricorda più Leonardo in realtà. Questa mi ricorda più qualcosa che ha a che fare con i romani, però effettivamente la progettualità è attribuita al 400 prima di Cristo. Ma poi io non lo sapevo. Allora, le mie spiegazioni al Museo della Tecnologia non saranno sicuramente delle migliori, come sempre, d'altra parte, però questo qua è il sito. Ora vediamo cosa fare io con Emanuela. Emanuela sta andando di qua, quindi sicuramente dovremmo andare dall'altra parte. Non so perché ho questo dubbio, ma sicuramente ho ragione io. Le strade di Heraklion sono piene di parcheggi a pagamento, ci sono tanti parcheggi sotterranei, non è organizzata poi così male, dai. Per esempio, tante cose mi ricordano Malta. Forse questi marciapiedi, queste vie piccoline, le vie di Heraklion, piene di giovani, la movida mattutina greca. Sì, no, sono le 3. Stasera qua ci sarà sicuramente un bordello, ma noi abbiamo altri progetti. Che domani si parte per Sitia
Almeno il programma è questo, vedremo poi chiaramente quello che ci porterà il clima, il tempo, la voglia e il caldo. Sì, voglio il gelato. Vuoi gelato? Ok, allora mi sa che ci dobbiamo fermare per un gelato da qualche parte. Tra l'altro siamo appena stati al supermercato a comprare lo spray per le zanzare e gli avevo appena detto hai bisogno di qualcosa al supermercato, magari compriamo un gelato lì. Non voglio il gelato del supermercato. Ah, vuoi il gelato artigianale? Sì. Adesso andremo a cercare il gelato per Emanuela. Perché lei c'ha Fame? fame? Esatto. Bene, siamo a cena dopo una giornata tra musei e robe varie. E E, letto? e l'ozio pure. Perché è giusto così, giusto amore? Ozio? Occhio. Ozio. Ah, ozio, sì, sì. E siamo a cena in un ristorante qua vicino a Murdara, sempre. Abbiamo preso dei piatti tipici greci. Quelle sono, amore? Polpette di zucchine. Perfetto. Quella è una salsa tipo tzatziki? No, non è una tzatziki, una specie di yogurt speziato, non so di che cosa. Assaggia? Non si sa. No, non so di niente, te lo giuro. Ok. Vabbè. Poi abbiamo le patatine, questo è il piatto, come si chiama quello il peperone con... non mi ricordo, però è buono, ci hanno messo anche le cosine che piacciono a te. Delle foglie di vite. Nelle foglie di vite, quelle che piacciono a Emanuela, questa sembra una salsa, sarà una pannacina, non lo so. Ma dimmi se sa di qualcosa. È uno yogurt, è una specie di salsa yogurt. E poi i daco, giusto? Capota. Da tomacci, i dacos, ok? Ma davvero? Tacos. Niente, adesso praticamente mangiamo, poi ci andiamo a dormire e domani partiremo in quel... Tacos. È tacos, porca troia, te l'ho detto. Dovrebbe essere formaggio di capra. Mm. E di solito ci sono i pomodorini, però qua vedo salsa. Sì. Quindi addio ai pomodorini. Mm, Boh, hanno messo la salsa. va bene vabbè. così. Va bene lo stesso. Va bene, allo stesso ora ce le mangiamo, se ci rimane fame prendiamo qualche altra cosa difficile. Domani partiremo alla volta di Sitia, dove staremo qualche giorno, ma faremo un percorso interno. Io ho cercato di studiare bene per fare insomma qualcosa di motociclisticamente almeno appetibile. La cosa che mi piace della Grecia, in generale, perché anche l'altra volta così. Se non trovi le patatine surgelate, ce l'ha sempre la signora che le taglia le patatine. Ok? O il signore. O il signore. Non si sbaglia mai in Grecia. Ciao. Il motore risuona.